Io sono un operatore umanitario, un cooperante. Questo vuol dire che per lavorare mi sposto e viaggio tanto, anzi tantissimo, e vado in tutti quei paesi colpiti da crisi o emergenze, dove il nostro intervento e il nostro lavoro, appunto umanitario, può portare un miglioramento alle condizioni di vita delle persone, un aiuto e un supporto concreto. Ma in tutto questo viaggiare a giro per il mondo, cerco sempre di crearmi la mia comfort zone. Una zona di conforto fatta di quei piccoli gesti quotidiani che in qualche modo mi fanno sentire a casa e mi fanno stare bene. L'anno scorso ho lavorato ad Haiti, paese colpito da numerose e tremende crisi umanitarie di vario genere, veramente salute, alimentazione, diritti umani violati e violenze di ogni genere. Significava lavorare ogni giorno a contatto con la sofferenza umana. Ma anche in un contesto del genere, così drammatico, così tremendo, piano piano sono riuscito a crearmi la mia zona di conforto. Ho avuto la fortuna di vivere e lavorare ad Haiti con la mia compagna. E visto che la situazione di insicurezza del paese non ci permetteva di fare nient'altro che lavorare e stare in casa, ci siamo buttati sulla cucina. Quella che vedete è un primo esempio di cucina in padella. Mi viene da ridere perché ad Haiti avere un forno è considerato un lusso. Sì, lo so, non è bella, anzi non è per niente bella, non me ne voglia la chef presente stasera a questo TED. Però vi assicuro che era molto buona. Un piccolo gesto, la cucina. E per noi cucinare voleva dire questo, stare bene insieme e prenderci cura l'uno dell'altra. Gli esseri umani hanno questa grandissima capacità di voler cercare e ricreare i piccoli gesti della loro quotidianità anche nei momenti peggiori della loro vita. Vi faccio un esempio. Una signora, in mano un trasportino e dentro il suo gatto. La signora non riesce veramente a trattenersi, non resiste e bacia il trasportino, come se in qualche modo quel bacio arrivasse al suo gatto. Un piccolo gesto, no? Voglio dire, una carezza, una coccola, come quella che potremmo fare noi ai nostri animaletti domestici ogni giorno, se non fosse per il contesto. La signora è una rifugiata ucraina ed ha appena attraversato a piedi il confine con la Polonia. Ora riguardiamo per un attimo questa fotografia e proviamo a immaginare il bene e il benessere che c'è dietro questo piccolo gesto. Una persona che è scappata da casa sua, ha lasciato il suo paese, portando con sé solo le cose più importanti. E tra queste c'era il suo gattino. C'è una sfera dei piccoli gesti che ritengo molto più importante, molto più densa e intensa, che è quella familiare. Ma per parlarvene dobbiamo andare un pochino più a est e andare in Ucraina, a Leopoli. Una mamma che appoggia la sua testa a quella di sua figlia, in questa dolcissima coccola, in questa dolcissima carezza. Anche questo è un gesto normalissimo, voglio dire, è un gesto come una coccola come potremmo farla noi ai nostri figli o come quelle che noi abbiamo ricevuto dalle nostre mamme. Io ho dei bellissimi ricordi di mia mamma che mi fa delle carezze identiche. Anche questo se non fosse per il contesto. Questa bambina che si chiama Arina, chiamavola col suo nome, si chiama Arina, è scappata da Kiev con sua mamma perché come potete vedere Arina è malata e le cure oncologiche non si possono né sospendere né tantomeno fermare. E allora la mamma ha portato Arina da Kiev, appena la città è stata attaccata dai primi razzi russi, a Leopoli, dove almeno ha cercato di portare avanti le sue terapie. In questo piccolo gesto c'è tutto l'amore del mondo, c'è tutto l'amore di cui questa bambina ha bisogno. Perché vi faccio vedere una fotografia del genere? Beh, anzitutto perché io ero lì quando questa foto è stata scattata. Sì, perché c'è una cosa che ancora non vi ho detto. Io è da lì che arrivo. Io arrivo dall'Ucraina. Da mesi ormai lavoro tra la Polonia e l'Ucraina con Fondazione Sole Terre. Sole Terre è una ONG italiana impegnata a garantire il benessere fisico ed emotivo di uomini, donne e bambini in Italia e nel mondo. Siamo in Ucraina dal 2003, dove supportiamo istituti nazionali del cancro, di neurochirurgia
e una rete di ospedali tra Leopoli e Kiev. In questi anni abbiamo supportato più di 28.000 bambini malati di tumore. Quando la guerra è scoppiata, ci siamo mossi da subito per far evacuare i nostri piccoli pazienti dall'Ucraina all'Italia, passando per la Polonia, attraverso quello che si chiama ponte aereo. E con questo sistema di evacuazione sanitaria siamo riusciti ad evitare che i nostri piccoli pazienti passassero giorni o settimane senza cure salvavita nei bunker degli ospedali di Kiev e di Leopoli. E se ve lo state chiedendo, questo è il bunker di un ospedale ucraino. Siamo stati la prima ONG europea ad attivare un sistema di evacuazione del genere quando la guerra è scoppiata e abbiamo portato via da lì più di 100 bambini malati di tumore e feriti di guerra. Ma noi non siamo eroi e non siamo assolutamente supereroi, anzi, niente di tutto ciò. Noi siamo solo dei professionisti che fanno quello che possono, del loro meglio, con quello che hanno a disposizione. Quando racconto alla mia famiglia, ai miei amici, o a volte anche ai giornalisti che di tanto in tanto mi intervistano cosa facciamo in Polonia e in Ucraina, mi viene chiesto molto spesso, ma noi da qui cosa possiamo fare? Come possiamo in qualche modo contribuire dall'Italia, da lontano? E la mia risposta è sempre la stessa, ed è molto semplice, con un piccolo gesto. E questo piccolo gesto è la donazione. E adesso sì, magari qualcuno di voi può anche pensare, ecco lo sapevo, ora ci parla di soldi. Niente affatto. Quello che voglio farvi vedere e farvi capire è come l'equivalente di un paio di caffè, e non stiamo parlando di caffè presi in centro a Milano, in Piazza Duomo, possano effettivamente portare a tutto questo. Come tanti piccoli gesti possono veramente portare a qualcosa. L'indifferenza e l'ipocrisia ci hanno reso assuefatti alla violenza, alla sofferenza, al dolore e alle notizie orribili. Insofferenza, indifferenza e ipocrisia sono i nostri più grandi nemici e noi cerchiamo di combatterli ogni giorno con il nostro lavoro sul campo. Io credevo che veramente un bambino col tumore fosse la cosa più drammatica del mondo, ma un bambino col tumore che scappa da una guerra è la tragedia più grande di questo mondo. E allora, grazie a tutti i vostri piccoli gesti messi insieme, siamo riusciti a fare grandi cose. Ogni confezione di farmaci che abbiamo inviato agli ospedali ucraini e anche ogni mezzo, ambulanza, apparecchiatura che abbiamo trasportato in Ucraina, ma poi anche ogni persona che abbiamo ascoltato, supportato, che abbiamo affiancato nei campi profughi in Ucraina e in Polonia, e anche ogni bambino, quei loro genitori che abbiamo portato via da quell'inferno in Italia, tutto questo è stato possibile solo grazie a tutti i vostri piccoli gesti messi insieme. E allora, abbattiamo la tessera dell'indifferenza e creiamo questo bellissimo effetto domino di solidarietà. Tutti i nostri piccoli gesti insieme possono veramente cambiare il mondo. Grazie di cuore.